Voglio dire, il western è l'ingenuità di un fanciullo, riproposta in un adulto diventa infantilismo. Però non è detto che l'adulto non debba rimanere affascinato dall'ingenuità del fanciullo. E secondo me un adulto ha l'obbligo di riproporla, questa ingenuità, naturalmente in maniera più adulta. È la realtà dell'ingenuità, che mi sembra la cosa più sacrosanta da difendere. Per chi sei venuto? Per i Rocco? No, per i Rocco no. Per i Baxter allora? O forse neppure per i Baxter. Vuoi diventare ricco, eh? Allora sei arrivato nel posto adatto. Se sarai furbo. Perché qui tutti sono o molto ricchi o morti, non c'è altra scelta. Quello che mi ha spinto profondamente a prendere in considerazione di fare seriamente per un pugno di dollari è stata un'altra analogia, cioè una cosa vecchia che io sostengo da tanto tempo. Per me il più grande scrittore di western è Omero, perché Achille, Aiace, Agamennone, Ettore sono gli archetipi proprio dei cowboy di ieri. E così anche nella commedia dell'arte, per esempio Pugno di dollari, secondo me ha proprio delle radici in Arlecchino, servo di due padroni, di Goldoni. Perché? Perché è uno che si vende proprio, cioè, a una cosca e all'altra senza che i protagonisti lo sappiano. E quindi è proprio questo il cinema che a me interessa, cioè cercare di riscavare attraverso un veicolo come quello del western, come quello di qualsiasi altro genere diffuso nel mondo, ecco, delle realtà di oggi che sono legate anche a delle strutture talmente antiche come quelle della commedia dell'arte. Io mi ricordo, per esempio, una frase di Mann, di Anthony Mann, che andando a vedere uno dei miei film disse all'uscita, dice: io sono rimasto completamente disorientato, perché quando ho visto che il cattivo era vestito di bianco e il buono vestito di nero, non ho capito più nulla. Ma questo fa parte della convenzione, fa parte dei vecchi schemi hollywoodiani. E certo, l'occhio celeste è quello che normalmente appartiene al buono. Io invece nella mia vita ho conosciuto solamente occhi celesti terribilmente cattivi, specialmente americani. Tutti i vice president o i presidenti delle major company hanno tutti l'occhio ceruleo e celeste che ti guarda con infinito amore per poi accoltellarti alle spalle alla prima occasione.